Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. E ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto un mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è La rabbia del narcisista. Allora, prima di iniziare ti voglio dire due cose. La prima, se per favore metti ai like a questo video così che mi aiuterai a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, ti voglio dire che se vuoi come dono natalizio, se vuoi gratis la nostra guida che serve per riconoscere e gestire i narcisisti patologici, la puoi avere. Qua sotto nei commenti c'è un indirizzo mail, manda e appena possibile la riceverai entro il 24 di dicembre, quindi se hai già richiesto la guida e non ti è ancora arrivata, porta pazienza che arriverà a tutti entro quel periodo lì, il 24 dicembre. Chiuso parentesi. Ti andrò a leggere un articolo che poi posterò qua sotto nelle note, se lo vorrai andare a leggere per intero, che parla della rabbia del narcisista. Che cos'è la rabbia del narcisista? Allora, la rabbia del narcisista è un termine che è stato coniato per la prima volta dall'autore Heinz Coate nel 1972, quindi un bel po' di anni fa, per riferirsi alla tendenza delle persone con disturbo narcisistico di personalità ad andare su tutte le furie con quella che potrebbe sembrare la minima provocazione o nessuna ovvia provocazione, perché ricorda che un narcisista patologico è una persona estremamente permalosa dove lui si può permettere di dire quello che vuole, ma te non puoi permetterti di dire nulla, di ribattere, perché sennò si incazza da morire, ricordando sempre che il narcisista patologico può essere sia maschio che femmina. Andiamo. Le persone con disturbo narcisistico di personalità richiedono che gli altri diano loro un'ammirazione costante e un feedback positivo. Infatti, il narcisista patologico ha bisogno di nutrimento narcisistico costante, ha bisogno che tu gli dica quanto è bello, quanto è bravo, quanto ha sempre ragione. Se tu non gli dici questa roba qui, prima di tutto non gli vai più bene. Seconda cosa, se la va a cercare da un'altra parte, cosa che poi se la andrebbe comunque andare a cercare dall'altra parte perché ha bisogno di tante prede, che non sono necessariamente nuove fiamme, ma anche amici, si circonda di amici compiacenti, conoscenti che gli danno sempre ragione. Questo è importante da capire. Quando ciò non accade, cioè quando tu non dai ragione al narcisista, può suscitare sentimenti di vergogna sottostanti. Tieni buono il concetto. Il narcisista patologico è una persona piena di vergogna. Perché? Il disturbo narcisistico di personalità avviene in due modi. Prima, per base genetica, cioè sono nati portati, hanno neuroni specchio, cioè quelli che ti permettono di empatizzare con le altre persone, che sono sporcati, sono malfunzionanti. E ovviamente da bambini, dai 0 ai 7 anni, sono stati umiliati da un genitore narcisista patologico a sua volta e quindi hanno provato tanta vergogna perché, secondo il genitore narcisista, non gli andava mai bene quel che dovevano fare. Quel che il bambino, che poi è diventato un futuro narcisista, quel che è diventato un narcisista patologico, ha vissuto un'infanzia che doveva sempre dimostrare di essere il migliore, se no il genitore non andava mai bene, quindi hanno grande senso di vergogna, perché non si sentono bene, non si sentono capiti, non si sentono amati, ma devono sempre dimostrare qualcosa. Innescano in loro una risposta di rabbia istantanea, quindi ripeto, se tu non gli dai ragione suscita vergogna in lui e a questo punto lui scoppia in una grande rabbia. Sono la pelle sottile, la sensibilità del narcisista che portano a questa rabbia e causa di una profonda paura di essere scoperto. Profonda paura di essere scoperti. Infatti,
Il narcisista patologico è una delle persone più deboli che tu possa conoscere, proprio perché vive sull'ammirazione altrui. Se tu non gli dai ammirazione, lui si sente perso. Se non cerchi, se la gente non gli dà sempre ragione, si sente vuoto, perché ha un io, cioè ha una considerazione di sé molto bassa. Per non essere, quindi ha paura di essere scoperto. Cosa significa scoperto? Che la gente sappia che lui non è forte. Segni di rabbia narcisistica. Ti stai chiedendo se qualcuno che conosci potrebbe mostrare segni di rabbia narcisistica? Punto interrogativo. O sei in qualche modo consapevole che potresti avere questa tendenza tu stesso? Difficile, perché il narcisista patologico, il disturbo narcisistico di personalità è egosintonico, significa che i narcisisti patologici si sentano in sintonia con loro stessi e quindi pensano che gli altri siano narcisisti patologici, ma non la vedono in se stessi questo disturbo. Quindi è difficile che uno dica, cazzo, sono io il narcisista. No, ed è quasi impossibile. Oppure se lo dici vuol dire che non lo sei, perché il vero narcisista patologico, ripeto, maschio o femmina, non dirà mai di se stesso che è un narcisista patologico. Andiamo avanti. Un episodio di rabbia narcisistica deriva da una minaccia al senso di sé. La rabbia narcisistica è diversa da altre forme di rabbia, in quanto la rabbia narcisistica è sproporzionata rispetto alla lieve percezione. È come se la persona avesse un grilletto facile, tra virgolette, è del tutto sproporzionata rispetto a ciò che l'ha provocato. Esempio, se tu gli fai un appunto magari su come è vestito, lui potrebbe scoppiare in una rabbia furiosa, in un incendio enorme. E tu dirai, ma caspita, non è che ti ho detto niente di male, ho semplicemente detto che secondo me saresti vestito meglio in un altro modo. Lui non lo può accettare. O lei ti potrebbe dire, guardati a te fai schifo, sei grassa, fai schifo, non vedi che persona che sei, non vedi quanto sei sciatta. Perché? Perché non lo accetta e riapre la ferita piena di vergogna del narcisista che non si sente sicuro, e questo è il problema. Segni esteriori che per capire com'è la rabbia del narcisista. Attacchi di rabbia quando non riceva l'attenzione che si senta di meritare, l'ho già detto, ha bisogno continuo di ammirazione. 2. Urla. 3. Scoppio di rabbia esplosivo, come ti dicevo prima, per delle banalità. Ripeto, sei vestito secondo me non bene, dovresti cambiare la camicia. Come ti permetti? No? Ancora, rabbia intensa, improvvisi accessi di rabbia, diventare verbalmente o fisicamente aggressivo. Attenzione, quando un narcisista patologico ti alza le mani bisogna andare via, perché purtroppo quella è una cosa pericolosa che non si fa e che comunque non deve essere perdonata, mai, mai. Ancora, incapacità di controllare la rabbia, non sa gestire la rabbia. Ad esempio, un narcisista patologico è una persona furibonda al volante, potrebbe dare dei segni enormi di rabbia, ripeto, per delle cose normali, quindi dà un eccessivo peso a delle cose e fa fatica a controllarla proprio, questa rabbia. Tentare intenzionalmente di infliggere dolore agli altri. Ritorniamo al concetto, gli dici, guarda, secondo me questa camicia non ti sta bene, stai zitta, cicciona, o guardati lì, sei sempre sciatta, guardati lì che fai schifo. Quindi, ripeto, esagera nella reazione. Segni interiori, aggressività e passività, che è praticamente muro del silenzio, cioè se non gli va bene cosa tu dici ti mette il broncio per delle ore o per dei giorni. Trattamento del silenzio, ritirarsi o essere distaccato, evitare qualcuno, questi sono caratteristiche specifiche del narcisista patologico covert, il classico lupo travestito da pecora, ti mette il broncio, non ti parla, ti fa sentire sbagliata. Risentimento nascosto, trascurate di fare le cose, usare sarcasmo, cercherà di provocarti davanti agli altri il covert, così che tu scoppi davanti agli altri e lui dice, ecco vedete, è pazza, è pazza. Io l'ho detto a tutti, guarda, è una persona del genere, poi magari si metterà a piangere perché deve passare da vittima, affinché gli altri vedano che tu sei effettivamente matta, in realtà sei semplicemente una persona che è stata provocata. Giusta indignazione, senso di diritto gonfiato,
tagliare fuori le persone come mezzo per proteggere la loro autostima, quindi ti farà terra bruciata attorno a te, non va più bene il tuo migliore amico, non va bene la tua famiglia, ti taglia fuori tutta quella gente che non va bene a lui. Dissociazione, sentirsi disconnessi dalla realtà, questa è una cosa che deve essere chiara. Quindi il narcisista patologico ha tutte queste caratteristiche. Se vuoi leggere l'articolo per intero, qua sotto nei commenti, nelle note c'è l'articolo per intero, tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Tutto qua, se ti è piaciuto il video, clicca il like. Ciao da Stefano.